bentornate sul mio canale. Innanzitutto buon anno e iniziamo questo 2021 con questo mio nuovo progetto, Pochette a punto puff. Vi illustro esattamente il punto che ho utilizzato e anche i materiali. Partiamo dal cordino. Io ne ho usato 450 di un cordino grigio perla con il lurex argento. Il punto, come vi dicevo, è il punto puff, il laterale punto basso e il manico con lavorazione a spirale. Per quanto riguarda il resto delle cose, ci servirà una piccola chiusura, due moschettoni dove andrà inserito e alloggiato il manico e una tracolla da 1,20 m con già i gancetti adatti per poterla agganciare tranquillamente alla borsa. L'uncinetto che utilizzerò per tutta la lavorazione sarà il 3,5. A questo punto iniziamo subito. Iniziamo questo progetto realizzando delle catenelle che devono essere multipli di 3. Io ne realizzerò 51, per cui iniziamo. Ovviamente voi, in base alla misura che volete realizzare, andrete a fare appunto un numero tale di catenelle. L'importante è che siano multipli di 3. Ci vediamo non appena abbiamo raggiunto le 51 catenelle. Una volta realizzate le nostre catenelle, nel mio caso 51, si torna indietro partendo dalla seconda, realizzando dei punti bassi, ma faremo alternati da alcune catenelle, per cui tornando indietro abbiamo fatto la prima, facciamo la seconda, dopo aver effettuato 2 punti bassi facciamo una catenella, saltiamo il punto corrispondente e andiamo in quello successivo e facciamo altri 2 punti bassi, 1 e 2, di nuovo una catenella, saltiamo il punto successivo e andiamo in quello dopo ancora e realizziamo 2 punti bassi, per cui fino alla fine della riga dobbiamo fare 2 punti bassi, una catenella, saltiamo una maglia di base e così via fino alla fine, per cui abbiamo fatto una catenella, lo faccio ancora un po' insieme a voi, altri 2 punti bassi, catenella, si salta la maglia e si va in quella successiva e si vanno a realizzare 2 punti bassi. Ci rivediamo non appena abbiamo completato tutta la riga. Ho completato il primo giro. Non preoccupatevi se vedete tutti questi altri cordini, perché praticamente mi sono andata a segnare, quindi sarebbero una sorta di marcapunti, perché mi sono andata a segnare tutti gli spazi dove abbiamo fatto la catenella e abbiamo lasciato lo spazio, perché è lì che dovremmo adesso andare a lavorare il punto puff. Quindi, siccome mi è capitato di farlo durante le prove di questo nuovo punto, mi è capitato di fare appunto l'errore che ogni tanto non andavo nel posto giusto. Allora, soltanto per il primo giro ho deciso di fare in questa maniera. Magari per voi non sarà necessario, però per quanto mi riguarda, e non creare errori, perché la prima riga, se si creano errori, poi ce li portiamo per tutto il resto del lavoro. Per cui ho deciso di fare in questa maniera. Nel momento che abbiamo concluso la prima riga, io ho messo appunto questi piccoli segnali e adesso farò 3 catenelle e lo farò questo per ogni fine giro, voltiamo il lavoro e adesso andiamo esattamente dove ho messo il primo marcapunti ed andiamo a fare un punto basso. Poi il primo punto puff andrà realizzato vicino dove noi abbiamo iniziato il lavoro delle catenelle, vedete? Esattamente in questo punto, per cui senza prendere il filo noi facciamo questo, entriamo,
Poi prendiamo il filo e lo tiriamo fuori, così, e ce lo sistemiamo per bene. Poi invece carichiamo il filo, entriamo per la seconda volta sempre nello stesso foro. È solo complicato il primo giro, ma poi vedrete che scorrerà. E riprendiamo il filo un'altra volta e andiamo a inserirci per la terza volta, per cui lo farò soltanto per 3 volte. Ed ecco qua. Abbiamo 2, 3, 4, 5, 6 maglie. Carichiamo il filo e andiamo a chiudere tutte le asole tranne l'ultima. Vedete? Facciamo in questa maniera e chiudiamo con un punto basso. Ed ecco il primo punto puff realizzato. Adesso andiamo nel secondo foro dove abbiamo realizzato la catenella e abbiamo saltato la maglia, andiamo in quest'altro e andiamo a fare un punto basso. Poi dobbiamo andare, ed era questo il motivo per cui ho messo il marcapunti, per non sbagliare appunto il punto in cui dobbiamo andare a realizzare il secondo punto puff, praticamente dove io ho messo il marcapunti, qui andiamo proprio in questo punto, che sarebbe dove abbiamo fatto la catenella e lasciato appunto la catenella iniziale libera, facciamo la stessa cosa, prendiamo il filo e lo usciamo, lo riprendiamo ed entriamo per la seconda volta, prendiamo il filo e lo usciamo, rifacciamo per la terza volta, prendiamo il filo, è un po' complicato con tutti questi fili, però è l'unico modo per farlo venire veramente bene. Rientriamo per la terza volta, lo facciamo uscire, ecco il nostro secondo punto puff, ci controlliamo che abbiamo tutte le asole giuste, carichiamo il filo, chiudiamo tranne l'ultima, ricarichiamo il filo e chiudiamo a punto basso. Ed ecco, man mano, così viene anche più agevole, andiamo a togliere, anzi no, questo lo dobbiamo lasciare, man mano andiamo anche a togliere tutti i fili. Andiamo nel punto successivo, dove ho messo il marcapunti e il solito discorso. Facciamo un punto basso e poi andiamo a cercare, vedete che si vede anche dove dobbiamo andare a rientrare, ma comunque col marcapunti non possiamo sbagliare. Entriamo per 3 volte, 1, prendiamo il filo, seconda volta e lo usciamo, lo dobbiamo ovviamente un po' allungare, riprendiamo il filo ed entriamo per la terza volta. Ed ecco qua. Poi andremo più veloci, ripeto, e questo è il primo giro. Chiudiamo, lasciamo l'ultima e chiudiamo a punto basso. Ed ecco che si comincia, quindi anche questo lo possiamo togliere, ed ecco che si comincia a vedere il punto. Ne facciamo un altro insieme. Vado di nuovo in quello successivo dove abbiamo creato la catenella volante, chiudiamo e andiamo dove c'è il marcapunti. Prima volta e usciamo il filo, lo ricarichiamo per la seconda volta e lo usciamo. Per la terza volta riprendiamo il filo, entriamo un'altra volta ed eccolo qua. Carichiamo il filo, chiudiamo tutto tranne l'ultima e chiudiamo a punto basso. Ed ecco come si comincia a disegnare il nostro punto. A questo punto facciamo la stessa identica cosa, ci rivediamo un po' prima. Ho completato quasi tutta la prima riga. Adesso vi faccio vedere come muoverci per gli ultimi punti, per l'ultimo punto. Sono rimaste gli ultimi 2 punti qui, noi andiamo nell'ultimo, quindi non ci sono più marcapunti, facciamo così nell'ultimo punto, facciamo un punto basso,
ed andiamo a realizzare al solito il nostro punto puff dove c'è l'ultimo marcapunti, per cui entriamo per la prima volta, estraiamo, seconda, estraiamo, terza volta ed eccolo, chiudiamo 5 maglie, lasciamo l'ultima che chiudiamo con un punto basso. Questo lo possiamo togliere ed ecco completata la prima riga. Adesso facciamo le nostre 3 catenelle per voltare il lavoro, 1, 2 e 3, voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo andare a capire come realizzare la seconda riga. Dopo aver realizzato le 3 catenelle io vado a fare il mio punto basso esattamente qui, vedete? Qui sono tutti chiusi insieme in quello successivo e faccio un punto basso. Poi vedete che qua c'è questa specie di asola dove c'è dove praticamente vengono tenuti tutti i fili del punto puff. Noi entriamo proprio in questo punto e andiamo a realizzare il nostro punto puff, cioè entriamo la prima volta, entriamo la seconda ed entriamo la terza volta. Ci sistemiamo i fili, ci lasciamo l'ultimo un po' da solo perché poi andrà chiuso a parte, chiudiamo tutto tranne l'ultimo ed eccolo il primo realizzato. Lasciamo questo punto, andiamo in quello successivo, questo lo faremo sempre per tutti i giri a venire, quindi ne dobbiamo saltare uno, facciamo un punto basso ed andiamo praticamente qui in mezzo. Adesso verrà più facile, ci andiamo a trovare il punto dove andare a realizzare il punto puff, quindi la prima volta. Alla fine dobbiamo fare la stessa identica cosa, adesso verrà più facile anche andare a trovare il punto esatto dove realizzare il punto puff. Arrivato qua, al solito ci andiamo a sistemare perché può capitare che magari il punto non è, si trova indietro, eccolo qua. Io chiudo tutto, lascio l'ultimo e lo chiudo a parte. Ed ecco come si presenterà il lavoro. Andiamo avanti, lo facciamo qualche altra volta insieme. Questo lo lascio, vado in quello successivo, più che lo lascio lo salto. E al solito vado qui in mezzo, che poi non è altro il punto dove abbiamo fatto il punto basso. Andiamo qui, ci andiamo a cercare il punto e ricominciamo da capo. 1, 2 e 3. Al solito sistemiamo il filo, lasciamo l'ultimo punto e lo chiudiamo. Facciamo il nostro punto basso ed eccolo. A questo punto facciamo tutta la riga e ci rivediamo per fare insieme l'ultimo punto e girare nuovamente il lavoro. Ho quasi terminato la seconda riga, praticamente vado nella seconda delle 2 catenelle che ho realizzato a inizio giro, faccio il mio punto basso e vado dove avevo fatto il punto basso precedente, quindi in mezzo ai 2, e vado a fare il mio ultimo punto puff della seconda riga, quindi 1, 2 e 3. Li tiro per bene e li chiudo ed eccolo qua. Poi ce l'andiamo a sistemare, mi raccomando, dobbiamo avere il numero di punti puff
di ogni riga devono essere sempre uguali, così questo è anche un modo per scoprire se non abbiamo creato errori. A questo punto, al solito, 3 catenelle e voltiamo il lavoro e ricominciamo col terzo giro, quindi superiamo in questo caso, scusate, andiamo qui, facciamo il nostro punto basso e andiamo a creare il punto puff in questo punto esatto. Quindi sostanzialmente dobbiamo rifare la stessa cosa del primo giro. 2 e 3. Ci sistemiamo qui quando capita questo, perché dobbiamo avere sempre il primo punto libero. Li chiudiamo tranne l'ultimo, al solito, e poi l'ultimo a parte. Saltiamo sempre questo punto, andiamo in quello successivo e si ricomincia con la terza riga. Quindi andiamo qui al mezzo e facciamo il punto puff. È abbastanza laborioso, però il risultato finale io lo trovo veramente molto carino, per cui ho voluto realizzare questa pochettina che non è grandissima, ma secondo me è di grande effetto. Ecco il nostro punto basso ed ecco il nostro lavoro che comincia a prendere forma. Dovremmo evitare di lavorare molto stretti, però poi alla fine il pannello verrà al solito contornato di punto basso e assumerà la forma corretta. Come lunghezza io arriverò all'incirca a 40 cm, perché poi dobbiamo considerare che dobbiamo creare la pattina di chiusura. Quindi non appena abbiamo raggiunto questa altezza ci rivediamo e vediamo come contornare appunto questo pannello. Ho raggiunto la lunghezza di 47 cm, quindi a questo punto, prima di iniziare poi a fare i laterali, dobbiamo contornare con un giro di punto basso tutto il nostro pannello, per cui iniziamo da questa parte, facciamo una catenella e vedete dove il punto tiene diciamo tutti questi fili, in sostanza qui faremo 2 punti bassi e al centro ne faremo uno. Ve lo faccio vedere. Quindi qui faccio 2 punti bassi e diciamo nel mezzo ci andiamo a cercare un punto e facciamo un punto basso. Qui vedete come si presenta, faremo 2 punti bassi, 1, 2 e al centro ci andiamo a cercare un punto ed eseguiamo il nostro punto basso e così via. 1 e 2. Lo faremo per tutto il nostro pannello. Ricordiamoci negli angoli di fare sempre un punto basso, una catenella e un punto basso in tutti e 4 angoli e ci vediamo per farvi vedere in quale punti dobbiamo creare i laterali. Completato tutto il contorno del nostro pannello, io mi sono già portata avanti iniziando un laterale, ma adesso vi spiego esattamente anche come suddividere il pannello. Io ho suddiviso in questa maniera: ho staccato 15 cm, poi ne ho staccati 5 e per l'esattezza io ho staccato 6 punti che corrispondono appunto a 5 cm e poi ci saranno gli altri 15 cm e la pattina. Questo laterale che ho già fatto e adesso vi faccio vedere nel dettaglio è realizzato a punto basso, anche perché altrimenti mi veniva troppo pesante, diciamo, la borsa, per cui ho preferito farlo con un punto più semplice. L'ho anche contornato di punto basso e adesso vi faccio vedere, ma sono delle semplici righe di andata e ritorno. Quindi partendo dove c'era il marcapunti, contiamo 6 punti e facciamo appunto 6 punti bassi, per cui 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Togliamo anche questo, non ci serve più. Dopodiché cosa facciamo? Al solito, quando dobbiamo fare righe di andata e ritorno, catenella, voltiamo il lavoro e continuiamo a fare in questa maniera fino a che non andiamo a raggiungere l'altezza desiderata, che nel nostro caso sarà 15 cm, sarà esattamente uguale a questo lato, perché poi appunto dovrà essere cucito in questa maniera, per cui non appena abbiamo terminato anche l'altro laterale ci rivediamo e vi faccio vedere come andrà cucita la borsa. Completati i laterali, io li ho appoggiati così, una sorta di impastitura per la preparazione appunto alla cucitura. Ho già agganciato la chiusura, eccola qua. Adesso io mi sono agganciata a questo punto, inizieremo, vi farò vedere in che modo ho intenzione di cucire questi laterali. Ovviamente voi poi sceglierete quello che vi piace di più. Io vi faccio vedere quella che a mio parere, per il tipo di borsa che è, ci sta bene anche come decoro che viene fuori. Per cui io mi sono agganciata e prendendo entrambe le asoline, io mi aggancio in quella di fronte, tiro per bene e farò la cucitura zig zag, ovvero anziché poi procedere da questa parte, io parto sempre da questa parte, mi aggancio a quelle di fronte, tutte e due complete, e tiro. Di nuovo vado in quella di fronte, i punti sono combaciano, per cui è anche molto semplice diciamo trovare il punto di unione. Ecco qua, vedete, primo punto, secondo punto, quindi completo, sono 4 asoline in sostanza, e tiriamo. Proseguiamo per qualche altro punto, così vi faccio vedere qual è il risultato, che a me non dispiace per niente. Poi man mano questi fili che servono per tenere il lavoro li andiamo a togliere, ed ecco, stando attenti a non agganciarci, ecco qua. Questo è il risultato che ci sarà nel momento in cui noi andremo a completare le nostre chiusure. Questo discorso lo faremo anche da questo lato e naturalmente anche da questi due, per cui ci vediamo non appena tutto il lavoro è completato. Ed ecco la pochette completata. Io non vi ho fatto vedere la lavorazione a spirale perché lo trovate nella borsa a fiore, dove c'è spiegato in maniera molto dettagliata la sua lavorazione, per cui l'ho agganciata alla sommità della pattina, ho agganciato anche la tracolla ed eccola finita. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, non esitate a pormi delle domande se avete dei dubbi, condividete con le vostre amiche questo progetto e ci vediamo alla mia prossima creazione.